Piazza dell'Unità d'Italia, la più grande piazza europea affacciata sul mare, assunse il suo nome nel 1918, in seguito all'annessione del territorio all'Italia. In precedenza era conosciuta come Piazza Francesco Giuseppe e ancor prima come Piazza Grande. Incorniciata da sontuosi palazzi ed edifici pubblici, hotel e caffè storici, Piazza dell'Unità d'Italia si trova ai piedi del Colle di San Giusto e da qui lo sguardo del visitatore si apre sul Golfo di Trieste. Fa impressione pensare che un luogo affascinante come questo sia stato teatro di alcuni dei fatti di rilevanza storica internazionale più atroci del secolo scorso. Il più recente, proprio da quel balcone, dal balcone del municipio, Benito Mussolini annunciò la promulgazione nel 1938 delle leggi razziali fasciste in Italia. Una pietra d'inciampo ricorda ancora oggi questo ignobile momento storico. Questo sentimento è rafforzato se si pensa che poco più di 200 anni fa, proprio qui, vennero eseguite numerose esecuzioni pubbliche per mezzo di pratiche medievali. Ancora più indietro. Poco dopo la metà del 1700, infatti, qui venne giustiziato, dopo una breve latitanza per mezzo del supplizio della ruota, un cuoco pistoiese di nome Francesco Arcangeli. Egli si macchiò dell'onta dell'omicidio di un uomo molto in vista a quel tempo, il tedesco Johann Joachim Winckelmann, teorico dell'arte e fondatore della moderna archeologia. Allo stato dei fatti e delle carte del processo, emerse che Winckelmann, di ritorno dalla corte viennese di Maria Teresa e diretto a Roma, portò con sé monete e medaglie preziose ricevute in dono. Rimasto bloccato per alcuni giorni a Trieste, conobbe Arcangeli presso la Locanda Grande, l'attuale Grand Hotel Duchi d'Aosta di Piazza Unità, in cui risiedevano entrambi. Era l'8 giugno 1768 e di lì a poco sarebbe stato ucciso a pugnalate. Winckelmann si trovò a lottare tra la vita e la morte per 7 interminabili ore, ma prima di spirare riuscì comunque a rilasciare la deposizione che incriminò il giovane vicino di stanza. La descrizione del fatale coltello e dell'infame bottino sottrattogli da Francesco Arcangeli sono ancora leggibili nelle carte esposte al museo che prende il suo nome. L'omicidio suscitò enorme scalpore in tutta Europa a causa delle relazioni dell'erudito con le corti e gli ambienti culturali del continente. E non mancò molto perché dopo la sua morte si diffondessero anche in questo caso teorie fantasiose, ipotesi di complotti segreti o speculazioni sulla sua vita privata. Tuttavia l'importanza della figura di Winckelmann non venne immediatamente riconosciuta e il suo corpo fu deposto nella cripta comune della Confraternita del Santissimo Sacramento, presso il sagrato della cattedrale di San Giusto a Trieste. Solo 40 anni più tardi, nel 1833, per volere di Domenico Rossetti, uomo di cultura, avvocato e procuratore della città di Trieste, che oggi dà il nome al suo principale teatro, iniziarono i preparativi per la realizzazione di un degno e onorevole monumento alla memoria, commissionato allo scultore Antonio Bosa dell'Accademia di Venezia, i cui disegni vennero visionati e corretti dal maestro Antonio Canova.
Il sarcofago, sito all'orto lapidario, è innalzato su una base decorata con un rilievo, dove lo studioso tedesco svela le antichità alle personificazioni di pittura, scultura e architettura, seguite da delle curiose storia, critica, filosofia e archeologia. Tuttavia il cenotafio venne realizzato solo in parte. Ah, curiosità. I resti dell'illustre archeologo deposti nella cripta non vennero mai identificati.